Ho conosciuto Naruto sotto forma di serie TV, quando incominciai le elementari, vedendo volte e più volte le puntate che Italia 1 trasmetteva dopo pranzo, alle 13:40 si iniziava. Alle medie lessi i primi manga, comprai videogiochi, modellini e tanto altro. E quando ho visto Nicola Saiano con in mano una tastiera dedicata ai taci, l'ho subito richiesta perché a un fan come me che allo stesso tempo sta guardando l'ampia personalizzazione che c'è nelle meccaniche, non può mancargli appunto un oggetto del genere. E ho avuto 3 temi su 4, dopo capirete il perché. Li ho anticipati attraverso un post della sezione community del canale, ormai mesi fa, perché le recensioni occupano sempre più tempo per via della loro complessità, sia a livello di testo che di clip e di foto, perciò vi chiedo di prestare pazienza per le poche pubblicazioni che farò durante l'anno. E ne ho parlato nella prima puntata del mio podcast, è un nuovo tipo di contenuto per me, io ve lo butto lì. Prima di iniziare veramente faccio una premessa, giusto per far capire alcune mie scelte nella realizzazione di questo video. Mostro in gran parte la 3108 V2 su Naruto, perché le restanti le ho potute provare per un tempo limitato e fra l'altro sono uguali o simili come struttura, come materiali, come caratteristiche in generale, perciò andrei solo a ripetermi se mi metto a produrre 3 recensioni distinte. In questa maniera è anche più completo il video, così uno può avere un'idea più diretta, più chiara se eventualmente pensa all'acquisto. È tutto riassunto qui. Di 3108 V2 e 5108S ne sono state fatte molte in termini di varianti estetiche. Sono sul mercato da più di 3 anni, diverse distribuite in maniera limitata, quindi etichettate come edizioni speciali, altre comunemente acquistabili anche oggi. All'interno di queste varianti è stata creata una collezione dedicata agli anime e ai manga più popolari, chiamata Hippie Collection, per cui si ritrova la sottocollezione Naruto, composta, come ho specificato all'inizio, da 4 temi. Fra l'altro Acqua ha portato il nome della serie anche su altri suoi prodotti, come il mouse Smart One. Io ho il modello AG325 ed è una favola rispetto a tante altre marche che si conoscono. Ha fatto bene Acqua a portare questa IP Collection solo su un formato? Poteva essere giusta l'idea di realizzarla su 2 dimensioni diverse? Allora, tendenzialmente, quando si vogliono proporre disegni o temi specifici, vengono presi in considerazione i grandi formati, poiché banalmente possono più rappresentare, visto che ci sono più tasti, in generale più spazio. Non a caso questa collezione è stata fatta su tastiere voluminose e se si esamina anche il parco di quelle che possiedo, si nota la differenza tra grafica di una 60-65% e grafica di un 80-90-100%. E nella prima tipologia generalmente vengono adottati solo giochi di colore, niente di più, anche perché la fila più alta in cui risiedono i numeri viene anche utilizzata per rappresentare / azionare i comandi funzione, quindi non ci sarebbe neanche spazio per poter metterci disegni o icone. La seconda tipologia, si può parlare già della 75%, è più probabile ritrovare, scusate la ripetizione dei termini, disegni, icone scritte sulla scocca. Ripeto, questo aspetto io lo vedo guardando dall'alto, parlando in superficie, prendendo 1000 modelli di tastiere e vedendo che la maggior parte segue questo approccio. Poi anch'io ne ho delle piccole con tanto di grafiche fantasiose. Ribadisco che è una percezione in grande, non vorrei confondere, ecco. Quella che mi ha più affascinato non ho avuto modo di riceverla in prova, per via che è andata a ruba, almeno per quanto ho intuito. Sempre sulla 5108S il costo tende più a salire rispetto alla 3108 V2. Basta accorgersi che ci sono 2 fattori in più rispetto al modello di Naruto e di Sasuke, che capirete nel proseguo della recensione. I copritasti vanno assieme al corpo della tastiera, quindi non sono venduti separatamente da parte di Acqua. Faccio riferimento al suo negozio tedesco, come per l'ultima Acqua recensita, la già citata PC 75B+.
Questo significa che per noi non c'è da sostenere una tassa doganale. Per giunta, in questo momento la spedizione risulta anche gratuita, poiché la tastiera supera la soglia di 52 euro. Questo è un grande vantaggio se ci pensate, visto che molti marchi provengono solo da lontano. Io per la Keyboom Phantom 81, solo per la tassa doganale, ho dovuto versare quasi 50 euro. E per voi un codice sconto da applicare su tutte le inserzioni del sito web. Mi raccomando, condividetelo nei gruppi social degli appassionati, per chi ne fa parte logicamente, in modo da darci una mano a vicenda. Le confezioni sono attraenti, caspita, con questa copertina che rispecchia chiaramente quello che si cela nella scatola. Sono le più voluminose che abbia mai visto finora. Sono invoglianti tanto da esporle, io lo faccio di consueto, ma potenzialmente a tutti quanti verrebbe voglia di metterle in mostra. E a differenza di altre varianti della 3108, penso anche per la 5108, il retro non specifica le caratteristiche principali, bensì viene dato un secondo disegno, come succede per la PC75B+. Mi dispiace però che questo involucro si rovini facilmente. È cartoncino e questo fatto lo rende fragile in tanti contesti di utilizzo. Nella stragrande maggioranza dei casi vi arriverà già con gli angoli smussati per tutti gli urti che avvengono durante la spedizione. Io avrei adottato una soluzione come quella di Sidu o di Keyboom, col coperchio a sollevamento che a forza di cose deve risultare spesso, fornendo di conseguenza una robustezza generale. D'altro canto, Acco ha sempre realizzato queste tipologie di scatole, tanto da renderle riconoscibili. E quindi allo stesso tempo è giusto che ci sia una continuità. Insomma, magari si può trovare una via di mezzo. I componenti sono i medesimi in ogni scatola, cambia il colore del cavo che, per precisare, è di tipo USB-A, USB-C placcato oro dalla lunghezza di 1,8 metri, con un'estetica proprietaria poiché è presente il logo del marchio. È stato inserito un nucleo in ferrite, ma rimane comunque una fattura dozzinale rispetto ad altre soluzioni mostrate nel canale. Anche giustamente il manualetto cambia tra modello e modello. Sulla 3108 si nota che le istruzioni sono le medesime anche per la 3087. Comunque all'interno sono evidenziate le loro differenze. Ottimo che ci sia la protezione trasparente in plastica che fa da antipolvere e attenzione che manca l'estrattore per gli interruttori. E invece per quanto riguarda quello per i copritasti bisogna ritenersi fortunati, siccome è presente il modello di base che fa quello in lilla per intenderci. Dico questo perché in altre varianti della 3108 è capitato quello alla Hello Kitty, che nella maggior parte dei casi non c'entra assolutamente nulla col tema proposto nella confezione. Nella 5108S, ovvero quella di Taci, ci sono in più 3 copritasti alternativi. Le dimensioni fra i due modelli sono quasi identiche, 8 mm di differenza riguardo l'altezza, dovuti soprattutto a questo spazio intermedio fra le file di tasti. Il peso è pressoché uguale per entrambi, si parla approssimativamente di 1,2 kg e naturalmente si fa sentire per via del tipo di formato adottato. La modalità di scrittura è chiaramente ANSI Stati Uniti, e non sto qui a rispiegare per l'ennesima volta la differenza che c'è tra con la nostra lingua in generale, quella europea, per questo vi rimando a un mio recente video dove ho potuto parlare di questo aspetto importante, grazie al set Pine Green di Teha offerto da Coffee Keys. Vi dedico comunque 2 parole. In sostanza non ci sono caratteri accentati, non c'è il simbolo del grado Celsius, non euro ma dollaro, per questo specificato dopo la dicitura QWERTY Stati Uniti. Per venire incontro al nostro italiano c'è un rimedio ma parziale, sfruttando estensioni sia per browser che per elaboratori di testo, che vanno a correggere con azione manuale o automatica tutte quelle parole che intendete scrivere in italiano. Presenti 4 piedini regolabili, 2 su ogni lato, in modo da offrire altre 2 altezze.
Ci sono a buon diritto anche 5 sporgenze in gomma con funzione antiscivolo che si ripresentano anche sui rialzi poco fa menzionati, applicazione non scontata. Il telaio è uniforme, soprattutto sulle parti laterali, facendo scorrere delle linee omogenee con spigoli arrotondati, ma fino a un certo punto. Ci sono 3 spie di stato che appunto avvisano per quando è attivo il blocco numerico, il blocco delle maiuscole e infine il blocco di scorrimento. Il cavo può essere più composto rispetto ad altre tastiere, siccome c'è un canale apposito per farlo scorrere sulla destra, sulla sinistra e lapalissianamente sulla corsia centrale del corpo della tastiera. Lo spazio per permettere il collegamento non è generoso per attacchi più voluminosi, fattore che si ripete spesso per quando l'ingresso è scavato nella tastiera, quindi può darsi che cavi personalizzati possano non combaciare, perciò controllate sempre le misure prima di un acquisto di questo tipo. Quello in dotazione ha appositamente 2 sporgenze laterali che hanno la funzione di scorrere attraverso le fessure che portano all'ingresso USB, in modo da dare più affidabilità di aggancio. Realizzati in PBT, tendenzialmente più pregiato rispetto al più comune ABS, ma questa volta non l'ho apprezzato particolarmente, al contrario della PC75B Plus, in cui si nota una bella differenza, seppur il materiale è lo stesso. Uguale impressione per la stampa che, anche se è sublimazione termica, quindi teoricamente di elevata qualità, è realizzata anche su 5 lati, guardando la barra spaziatrice, lascia un po' a desiderare. I disegni non sono ben nitidi, alcune leggende non sono centrate al copritasto o differiscono in altezza. Fra l'altro non c'è quel livello di porosità che ci si aspetta su un autentico PBT. Qui si percepisce maggiormente quella sensazione di liscio che fa sembrare il prodotto più dozzinale. Il tutto è comunque normale, visto il prezzo per il quale sono proposte, quindi non ci si può stupire. Devo ammettere che si rimuovono facilmente dagli steli degli interruttori. È possibile addirittura non adoperare l'estrattore in alcuni casi. Piccola parentesi sempre sul materiale. Può darsi che non sia unicamente polibutilene, ma perché nella variante di Pechino è presente per l'85% sul singolo pezzo. Probabilmente il restante è comune composizione ABS. Non so quindi se anche qui sia la stessa percentuale, ma vedendo che i copritasti sono quelli, sotto tutte le altre caratteristiche, è plausibile che si ripeta questo dato. Per la 5108S il profilo è JDA. Invece per l'altro modello se ne ha uno più classico, o meglio quello più comune nel mercato, parlo dell'OEM, che tende principalmente a essere rigido, con una superficie piatta, con appunto solo delle inclinazioni. Presenta però una notevole convessità guardando la faccia del copritasto, decisamente più accentuata rispetto ad altre tastiere recensite nel canale, tranne che per l'Adero mostrata qualche mese fa, proprio perché propone lo stesso profilo. La struttura della scocca mi è piaciuta maggiormente rispetto ad altre marche e anche altri modelli Acco. Chiaramente qui si parla di aspetti soggettivi, ma questo tipo di applicazione fa nascondere la parte inferiore dei copritasti e di conseguenza non rende visibili gli interruttori. E così si ha una sensazione di rifinitura estetica. L'infografica qui presente definisce e localizza la coppia di colori adottati per ogni tastiera. Quello principale si espande sull'intero telaio e questa diffusione è ben gestita poiché il tono viene sempre rispettato, senza differenza di luminosità tra copritasto e scocca. Io confermo che sono tutti azzeccati, tranne per quelli di Uzumaki. Probabilmente avrei sostituito il grigio col blu, colore che fa pensare alla sua tuta caratteristica e soprattutto al titolo dell'opera. Con 3 tastiere ho avuto modo di provare 2 tipi di interruttori, entrambi di casa Acco, i Pink, i rosa, presenti sulle 3108V2, i Radiant, i rossi, sulla 5108S. I primi sono di tecnologia lineare, con una sensazione fluida alla pressione, lo ribadisco per chi non se ne intende, adatti in un ambiente lavorativo o di studio, siccome non producono un suono accentuato, sono analoghi ai Cherry MX Red, giusto per dare un riferimento.
Anche i secondi sono lineari, ma un po' più pesanti e con una molla da 18 mm anziché da 14 come nei Pink. Entrambi non sono lubrificati di fabbrica, ma non vuol dire che non possono esserlo. Si può benissimo applicare la sostanza in un successivo momento, per chi vuole sfruttarli appieno, chiaramente. Naturalmente vanno smontati e preferibilmente con l'apposito strumento. Per quanto riguarda la reperibilità per un eventuale acquisto separato degli interruttori, attenzione che i Pink non si trovano facilmente, solamente in alcune tastiere in catalogo, invece gli altri sono normalmente disponibili. C'è altra scelta se si desidera avere una digitazione diversa, sempre sotto Acco. Il CS Lavender Purple, l'ho provato attraverso la 3098B e se eventualmente volete approfondire basta seguire la playlist dedicata alle tastiere recensite. Come nella maggior parte delle volte per come si presentano, gli stabilizzatori sono su piastra, non è stato applicato più di tanto lubrificante. In questo modo i copritasti potrebbero sembrare più rumorosi alla pressione. C'è comunque un loro aspetto positivo perché hanno lo stesso colore degli interruttori e badate bene che non è scontato. A mio parere c'è più gioco rispetto ad altri modelli e marche, ma è comunque buona questa oscillazione. Ci sono 4 assenze, fra cui una di queste può preoccupare maggiormente. Prima di tutto non c'è un programma dedicato, comunque le macro si creano e si applicano direttamente sul corpo. Personalmente non le utilizzo per via che provo quotidianamente tanti modelli, anche modalità di scrittura diverse e perciò a me diventa superflua tale funzione. Seconda mancanza sono i LED sulla 3108V2, anche in questo caso rimango invariato, siccome non li apprezzo. Appena utilizzo una tastiera ricerco la combinazione di tasti per spegnerli. Capisco allo stesso tempo che molti utenti desiderano vedere tali luci con tanto di effetti psichedelici. Per questo Acqua ha consentito a un'installazione manuale, non potendoli però controllare appunto da un software. Però penso che dalla scheda sì, siccome nel piccolo manuale sono specificate le scorciatoie. Terza non presenza riguarda un interruttore dedicato e di conseguenza dei copritasti alternativi per passare dall'ambiente Windows a macOS. Come ultima assenza mi riferisco al Bluetooth e alla wireless 2.4 GHz, connessioni che ormai sono quasi indispensabili su prodotti di questo tipo, visto che sempre più si tende a sfruttare la tecnologia in etere. Personalmente mi accontento di questa situazione, però capisco l'utenza a cui si riferisce questa tastiera. I più esperti e più appassionati acquistano modelli di alto valore che frequentemente adottano solo il metodo di collegamento tradizionale, invece per questa fascia di prezzo è quasi scontato il supporto senza cavo. Quando si è in procinto di smontare una tastiera, il primo pensiero è di ricercare qualche vite, quindi si ispezionano tutti i lati dell'oggetto, soprattutto il fronte e il retro. Su quest'ultima superficie ci si può immaginare che una vite sia nascosta sotto la targhetta, come spesso accade per quando sono installate. In effetti qui si sente un leggero vuoto, sembra che ci sia l'alloggiamento giusto per una vite. Attenzione però perché qui troverete soltanto che la plastica del fondello. Ho fatto tutto questo rigiro di parole per avvertirvi di non rovinare l'adesivo, soprattutto mi riferisco ai collezionisti che per loro di sicuro è un guaio se gli capita di compiere questa azione senza ottenere il risultato sperato, ovvero quello di trovare la vite. Quindi entrambi i modelli sono a incastro per quanto riguarda la parte esterna, perciò sono presenti delle vitine tra piastra e PCB. La piastra è per fortuna in metallo, con questo rivestimento nero che sta bene in tutti e tre i modelli in oggetto. Come ho specificato poc'anzi, sulle 3108 è possibile installare il sistema di illuminazione, visti che sono presenti gli appositi alloggiamenti per un diodo LED a 2 pin.
A proposito di modifica, per chi vuole personalizzarle, lascio in descrizione il video del collega Nicola in cui apporta dei cambiamenti alla 5108S in modo da migliorare il suono e la sensazione di scrittura. Riprendendo un attimo il circuito stampato, esso supporta la funzionalità N-Key Rollover, quindi è possibile premere più tasti contemporaneamente, senza conflitti di software.
Copritasti sulla serie Naruto ne ho visti anche dei migliori, sia sotto l'aspetto della stampa sia sotto l'aspetto della particolarità, con disegni più impattanti e originali. Anche la targhetta l'avrei fatta a tema, non lo so, magari in sottofondo dei simboli del personaggio raffigurato, oppure un disegno risalto, proprio per rendere esclusivo a 360 gradi un oggetto del genere. Bisogna capire però il prezzo con cui sono proposte. Richiedere un adesivo particolare fa aumentare il costo di produzione, non tanto per la stampa, ma per ideare il disegno. Fra l'altro a loro conviene far tutto uguale, visto che sono state fatte diverse varianti. Per alcune di quest'ultime ha ampliato il tema proposto con un poggiapolsi dedicato. Sarebbe stato ottimo poter acquistare un accessorio di questo tipo anche per questa serie Naruto. Sarebbe venuta fuori una configurazione davvero invogliante, aggiungendoci magari un tappetino, tanto su questo franchising si guadagna sempre. Avendo avuto modo di provare altre tastiere meccaniche, anche della stessa Acco, mi sento di dire che qui la qualità è più bassa, ma allo stesso tempo è giustificata per via dell'accessibilità del prezzo. Sinceramente sono tastiere che si comprano solamente per il tema proposto e devo ammettere che Acco offre tanti disegni e fantasie invidiabili da molte aziende del settore. Questa è la mia sintesi che mi sento di esporre, poi i restanti giudizi li avete ascoltati durante il video. In descrizione trovate tutto il necessario per conoscere i due modelli, 3108V2 e 5108S, anche sotto forma di indirizzi web che rimandano alle rispettive inserzioni del negozio tedesco. Ricordatevi di applicare il mio codice per un eventuale vostro acquisto. A presto con altre tastiere.